Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Nel video tutorial di oggi vedremo insieme come realizzare questa elegante presina. Per questo progetto io utilizzerò un cotone numero 3 e un uncinetto numero 1,9. Partiamo con il colore più scuro e avviamo un anello magico, 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto più 18 punti alti. 1, 2, 3, proseguiamo fino ad avere un totale di 19 punti alti. Lavorati i nostri 19 punti alti, stringiamo l'anello e chiudiamo con un punto bassissimo sulla terza catenella. 1, 2, 3. Adesso lavoriamo 23 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Chiudiamo con un punto bassissimo alla base nello stesso punto. Adesso lavoriamo 2 punti bassissimi. 1, 2 e di nuovo 23 catenelle. Dopo aver lavorato le 23 catenelle, chiudiamo con un punto bassissimo alla base nello stesso punto. Di nuovo 2 punti bassissimi, 1, 2 e di nuovo 23 catenelle. Dopo aver lavorato le 23 catenelle, chiudiamo alla base con un punto bassissimo. E di nuovo 2 punti bassissimi. Ripetiamo questa sequenza di punti fino alla fine. Avremo un totale di 9 motivi. Terminiamo con 2 punti bassissimi. 1, 2. Abbiamo un totale di 9 archetti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Adesso lavoriamo 11 punti bassi lungo le catenelle. Se vi può essere d'aiuto potete mettere un segno per individuare poi meglio il punto di partenza. E adesso appunto lavoriamo 11 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dopo aver lavorato gli 11 punti bassi, nel punto centrale dell'archetto lavoriamo 3 punti tutti nello stesso punto. 1, rientriamo, 2, rientriamo nello stesso punto, 3. Adesso scendiamo lavorando gli altri 11 punti bassi.
Dopo aver lavorato gli 11 punti bassi, lavoriamo un punto bassissimo, vedete in questo punto centrale, nel punto bassissimo del giro precedente, lavoriamo un punto bassissimo. Adesso andiamo nel prossimo archetto e ripetiamo 11 punti bassi. Uno, 2, 3, 4, 5. Nel punto centrale dell'archetto lavoriamo 3 punti bassi tutti nello stesso punto. 1, rientriamo, 2, rientriamo nello stesso punto, 3 e poi scendiamo lavorando gli 11 punti bassi. Nel punto centrale del giro precedente, in questo punto bassissimo, lavoriamo un punto bassissimo. E poi di nuovo 11 punti bassi, 3 punti bassi nello stesso punto in cima al nostro archetto e poi di nuovo scendiamo con 11 punti bassi. Ripetiamo per tutto il giro. Terminiamo il giro con un punto bassissimo sopra il punto bassissimo del giro precedente. Adesso nel prossimo giro lavoriamo 12 punti bassi, tolgo il mio segno, lo vado a rimettere e lavoriamo 12 punti bassi, nel punto centrale del nostro archetto lavoriamo 3 punti bassi tutti nello stesso punto e poi scendiamo con 12 punti bassi. Dopo aver lavorato i 12 punti bassi andiamo direttamente nel prossimo archetto e lavoriamo 12 punti bassi. Nel punto centrale lavoriamo 3 punti bassi. 1, 2, 3 punti nello stesso punto e poi scendiamo con 12 punti bassi. Dopo aver lavorato i 12 punti bassi andiamo direttamente nel prossimo archetto e ripetiamo 12 punti bassi, 3 punti bassi nello stesso punto e 12 punti bassi. Ripetiamo per tutto il giro. Dopo aver lavorato tutto il giro dobbiamo cambiare colore, per cui io aggancio il colore rosa e tagliamo il primo filo.
Adesso proseguiamo e lavoriamo 13 punti bassi, dopo aver lavorato i 13 punti bassi, sulla punta del nostro archetto lavoriamo 3 punti bassi, tutti nello stesso punto. E poi scendiamo con 13 punti bassi. Adesso proseguiamo nel prossimo motivo e ripetiamo 13 punti bassi, 3 punti bassi sulla punta del nostro archetto e di nuovo scendiamo con 13 punti bassi e proseguiamo per tutto il giro. Terminato il giro di 13 punti bassi, 3 punti bassi, 13 punti bassi, nel prossimo giro lavoriamo 14 punti bassi, sulla punta del nostro motivo lavoriamo 3 punti bassi nello stesso punto, 1, 2, 3 e di nuovo scendiamo con 14 punti bassi. Proseguiamo fino alla fine con 14 punti bassi, 3 punti bassi e 14 punti bassi. Adesso agganciamo il terzo colore, nel mio caso il bianco. Adesso proseguiamo con il colore bianco e lavoriamo 15 punti bassi, dopo aver lavorato i 15 punti bassi, sulla punta del nostro archetto lavoriamo 3 punti bassi nello stesso punto e poi scendiamo con altri 15 punti bassi. Proseguiamo per tutto il giro con 15 punti bassi, 3 punti bassi sulla punta del nostro archetto e 15 punti bassi.
Nel prossimo giro lavoriamo 16 punti bassi, 3 punti bassi e 16 punti bassi e poi proseguiamo sempre con lo stesso schema, 16 punti bassi, 3 punti bassi e 16 punti bassi. Terminiamo il giro con un punto bassissimo e tagliamo il filo. Ed avremo questo risultato. Ed ora andiamo a dare questa forma alla nostra presina. Prendiamo la punta del nostro archetto e giriamo verso sinistra. La stessa cosa facciamo per tutte le punte. Prendiamo la nostra punta e la giriamo verso sinistra. In questo modo. Adesso insieme andiamo a lavorare l'ultimo giro e andiamo ad unire le punte. Adesso individuiamo i 3 punti che abbiamo lavorato, vedete, nello stesso punto, dopodiché, per cui 1, 2, 3, dopodiché contiamo 6 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e sul sesto punto mettiamo un segno. Vedete, abbiamo i 3 punti, 1, 2, 3, contiamo 6 punti, 1, 2, 3, 4, 5 e sul sesto punto mettiamo un fermaglio. Adesso, vedete, facciamo la stessa cosa da questo lato, per cui abbiamo 1, 2, 3, l'aumento di 3 punti, noi contiamo 6 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e sul sesto punto uniamo le due punte, così. Per cui abbiamo, vedete, i 3 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sul sesto punto mettiamo il segno e uniamo. La stessa cosa la facciamo per tutte le punte. Per cui contiamo i 3 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sul sesto punto mettiamo il segno, vedete, 3 punti, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. La stessa cosa la facciamo di qua, per cui individuiamo i 3 aumenti, i 3 punti, l'aumento di 3 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e andiamo ad unire. Vedete? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Sul sesto ho messo il segno. E facciamo la stessa cosa per ogni punta, per cui contiamo 6 punti e 6 punti e andiamo ad unire. Adesso con dei punti bassi andiamo ad unire tutte le punte. Partiamo proprio da questo punto di unione e agganciamo il filo.
e lavoriamo dei punti bassi nel punto centrale. Io l'ho evidenziato per comodità. Lavoriamo, come per tutti gli altri giri, 3 punti bassi, tutti nello stesso punto. 1, 2, 3. E adesso scendiamo da questo lato. Nel punto di unione prendiamo il punto da questo lato, prendiamo il punto dall'altro lato e li uniamo insieme. Con un punto basso. E proseguiamo. Vedete, questo è il punto di unione e noi proseguiamo. Nel punto centrale, che io ho evidenziato per comodità, lavoriamo 3 punti bassi, tutti nello stesso punto. E poi scendiamo. Arrivati al punto di unione, prendiamo il punto da questo lato, prendiamo il punto dall'altro lato e li uniamo insieme. In un punto basso. Vedete, questo è il punto di unione e noi proseguiamo nella prossima punta. Nella punta centrale lavoriamo 3 punti bassi. 1, 2, 3 e poi proseguiamo. E otterremo questo risultato. Arrivati al centro dell'ultima punta, lavoriamo il gancetto, per cui dove dovevamo lavorare 3 punti bassi, lavoriamo un punto basso, poi lavoriamo delle catenelle, e di nuovo un punto basso nello stesso punto. E proseguiamo. E terminiamo con un punto bassissimo sul primo punto basso lavorato. Ed ecco pronta la nostra elegante presina.
Io spero che questo progetto vi sia piaciuto, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video e vi aspetto al mio prossimo tutorial. Ciao!